Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi andremo a preparare un polpettone di pollo ripieno, però abbastanza leggero. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, dopo le feste abbiamo bisogno di mangiare della carne un pochettino più meno grassa del maiale, diciamo. Ho pensato di preparare un polpettone fatto con il pollo. Quindi adesso chi va in palestra, insomma chi fa un po' di attività fisica e si tiene in forma, nel menù ha sempre petto di pollo e le solite fettine, fatto bocconcini, fatto macinato, insomma un polpettone un po' gustoso, non esageratamente grasso, almeno fino a un certo punto che poi vedremo. Andiamo alla preparazione, dai. Allora, io mi sono procurato 650 grammi di petto di pollo, un petto di pollo intero, e 3 anche di pollo. E adesso hanno l'osso, ma andremo a tirarci via l'osso da 450 grammi. Poi l'andremo a frullare, non a macinare, frullare. Lo rendiamo molto fine, proprio per rendere un polpettone proprio liscio, non granuloso. Quindi l'andremo a frullare con il cutter, che poi dopo, chi non ha il cutter va bene anche il mixer, il frullatore, insomma. Poi dopo andremo a impastarlo con uovo, formaggio, sale, pepe, ricotta, insomma, e l'andremo a farcire internamente con prosciutto cotto e scamorza. Adesso questa è scamorza bianca, ma si può mettere anche qualcos'altro. Adesso poi i pesi ve li metto sotto in descrizione al video, lo trovate lì sotto. Andiamo con la preparazione. Allora, comincio con il dividere il petto di pollo in tocchetti più piccolini per facilitare la frullatura, diciamo. Tiro via tutto quello che non necessita, quindi il grasso, se ci sono delle ossicine, faccio proprio dei bocconcini e comincio a mettere qua dentro. Andiamo a tirare via l'ossicino all'anchetta, aggiungo l'anchetta per dare un pochino più di consistenza all'impasto, perché sennò il petto di pollo frullato diventa proprio una pappina, e quindi l'anca, essendo più muscolosa, non un pochettino più muscolosa e più soda, dà un po' più di corpo al polpettone. Ok, sì, la pelle non c'è. Ok, tiriamo via l'ossicino, semplicissimo, dai, in questa maniera qua. Ricordatevi che c'è anche la nocettina di tirare via anche quell'ossicino qui, l'ossicino della rotola, mi raccomando. Se vedete che c'è qualche nervettino o esageratamente troppo grasso, lo tirate via, tipo questo. Ok, chiudiamo e andiamo a frullare. Direi che ci siamo. Ecco, guardate, vedete com'è venuto bella frullata, insomma. Ok, trasferisco tutto in una bowl, in una ciotola, insomma, in italiano. Mi aiuto con un leccapentola, così tiro su proprio tutto, Perfetto. E adesso andiamo a fare l'impasto. Allora, il risultato è 1 chilo di macinato, diciamo. Andiamo a fare l'impasto. Quindi ho rotto 2 uova, aggiungo 100 grammi di ricotta di mucca, metto già 1, 2, 3 prese di pepe, 1 e 2 prese di sale, e inizio a impastare. Sapete che io il pane nel polpettone è difficile che lo metta, perché sostituisco il parmigiano al pane. Quindi qui ho 3 etti di parmigiano che pian pianino vado a inserire dentro.
fino a che non sento che l'impasto non appiccica più, diciamo, non è pronto proprio per fare il nostro polpettone. Quindi ne metto un pochettino e comincio a impastare. Intanto uso il cucchiaio così non mi impacciugo le mani, poi quando vedo che non ci riesco più vado di mano. Ok, guardate, vedete? Una cosa giusta, perché poi sapete il pollo un po' appiccica, però sì, adesso è abbastanza asciutto in maniera da poterlo stendere. Quindi prendo una carta da forno, lo vado a stendere, ad applicare. Cerco di metterlo un po' più al centro possibile, ne prendo un altro, da poterlo schiacciare. Cerchiamo di dargli una forma rettangolare. Allora mi aiuto con un mattarello, così faccio prima. Ecco qua, non sono stato geometricamente perfetto, però va poi bene, ecco, non è che tanto dobbiamo arrotolarlo. Quindi adesso vado a metterci dentro le fettine di scamorza, il prosciutto cotto. Questo, la farcitura non deve essere abbondantissima, perché alla fine è quello che dobbiamo, diciamo, il protagonista del piatto è il pollo, ecco. Questo serve per dargli un po' di colore e un po' più di sapore internamente. Quindi adesso lo vado ad arrotolare, mi aiuto con la carta da forno, ok. Allora, adesso per chi vuole mangiarlo leggero, lo metto in forno in questa maniera qua, con la carta da forno attorno, e lo cuoce in questa maniera qua. Anzi, vi dico già che andrà cotto a 180 gradi per mezz'ora, tirate via la carta e poi dopo lasciate altri 10 minuti che si rosola un pochettino esternamente. Ci vuole circa una quarantina di minuti a 180 gradi. Però questo è il supplemento che vi aggiungo io. Vorrei avvolgerlo con la pancetta, però guardate, mi sono preso della pancetta e vorrei fare la scacchiera, ok, per farlo un pochettino più carino. Quindi adesso con un po' di pazienza vi faccio vedere come faccio io a farci la scacchiera con la pancetta, se ne avete voglia, se no mandate avanti il video, comunque io accelererò, vi faccio vedere l'inizio e poi dopo semplicissimo. Allora, pancetta fresca naturalmente, mettiamo, vedete la lunghezza dell'arrosto, prendiamo la lunghezza dell'arrosto, più o meno va bene. Prendo le fettine e le metto tutte dritte così, una vicino all'altra, sopra all'altra pancetta, quella orizzontale. Sì, diciamo che basti. Allora adesso a questo punto andiamo a tirare su una fetta sì e una fetta no, così. Poi prendiamo un'altra fetta di pancetta e la andiamo a mettere qua. A questo punto tirate giù la fetta sì e ritirate su la fetta no, ok? In questa maniera. Così.
Ecco, guardate, finito il tutto, ci do una bella, ci premo un pochettino sopra in maniera da compattare bene gli incroci. Poi prendo il mio bel polpettone, lo andiamo a riaprire. Ecco qua. E poi vediamo come fare. Quasi quasi ce lo metto sopra così. Se lo facevate su una carta forse era meglio. Ecco qua. Sì, insomma è rimasta una parte scoperta, però tanta roba, Ok, allora non sprechiamo carta, vediamo, perché comunque vuole cotto sempre in coperto, quindi lo rimetto nella sua carta da forno. Ecco, magari questi pezzettini qua di pancetta li andiamo a mettere qua, così coprono un po' la parte iniziale. Ecco, la proteggono un po'. Ecco. Perfetto, guardate, direi che sia piuttosto bellino l'effetto visivo che ha questo intreccio. Ci abbiamo messo 2-3 minuti si riesce a fare. Allora adesso mi aggiungo un pezzo di carta da forno, perché mi sono accorto che quella lì è un po' pochina, quindi aggiungo un pezzettino, ecco, senza mai senza se. Bene, adesso siccome la pancetta è insipida vado ad aggiungerci almeno un po' a salarla. Va bene, e poi torno ad arrotolare il tutto. Cercate di comprimere bene in maniera che sia bello compatto. Adesso questo qui lo mettiamo, e lo metterò in una ciotola, in una teglia, in forno 180 gradi per 40 minuti coperto. Poi lo andiamo a scoprire e lo mettiamo, il forno lo mettiamo a 200 gradi e andiamo a brustolire un pochettino la pancetta, perché con la carta da forno diventerà, non si arrosola, insomma. Quindi 40 minuti a 180 gradi ventilato e gli ultimi 10 minuti a 200 gradi scoperto. Ok, vado a infornare. Allora, mi sono dimenticato di dirvi che io ho utilizzato il termometro sonda. Il petto di pollo, il pollo in generale, vuole cotto fino a 70 gradi, quindi bisogna che a cuore arrivi a 70 gradi il polpettone. Attenzione, perché così andiamo a scongiurare tutte le cariche batteriche e possiamo mangiarlo tranquillamente. Bene, avete visto, la pancetta si è, diciamo, un po' lessata con la carta da forno sopra. Adesso la torno a mettere dentro 10 minuti che andiamo a farla diventare croccante. Sono arrivato a comunque 70 gradi, 68 gradi in realtà, ma gli ultimi 10 minuti aiuteranno ad arrivare in temperatura. Vado a fare gli ultimi 10 minuti. Bene, guardate, ho fatto rosolare la pancetta, adesso andiamo a fare la prova taglio. Logicamente dovete aspettare che il polpettone si raffreddi prima di tagliarlo, ma naturalmente io non ho il tempo e quindi lo vado ad assaggiare subito così. Vado a fare un taglio.
il farlo un po' raffreddare è come la fase di rest, bisognerebbe tenerlo un po' coperto in maniera che, vedete, i succhi che ha buttato fuori rimangano all'interno del polpettone, mentre invece così facendo vengono espulsi. Comunque adesso per fare una prova assaggio va benissimo lo stesso, guardate, direi che sia piuttosto bellino. Adesso vado a tagliare una fetta e a fare una prova assaggio. Sentiamo com'è venuto questo strepitoso polpettone. Guardate, sapete che io non sono pazzo del petto di pollo dei bipedi, non sono un granché pazzo, però fra il tacchino e il pollo è molto più saporito e molto più buono, lo sapete anche voi, insomma. Delicatissimo, morbido, si scioglie in bocca, succoso se non altro. Se volete mangiare qualcosa di buono, fatevelo perché è veramente veramente eccezionale. Adesso io ne ho fatto uno grande che va bene per 5-6 persone, anche 6, ma dimezzate le dosi e lo fate alla metà, così poi dura, non è una volta cotto 2-3 giorni. Io poi mi faccio anche i panini con il polpettone. Buono, buono. Poi adesso io ci ho messo prosciutto cotto e scamorza, ma potete anche metterci speck, funghi, quello che volete. Viene una bontà. Va bene, direi che per oggi è tutto. Vi ricordo che vi lascio sotto il video dove ci sono i commenti, c'è una frecciolina, l'aprite, in giù un menu a tendina, trovate gli ingredienti, tutti i link ai miei canali, altro canale, insomma, se volete scrivere anche all'altro canale di hobby dove faccio i Lego, insomma, trovate il link, ve lo lascio anche qua. Per me è molto importante, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, un commento che pian pianino li sto leggendo tutti, e per il momento è tutto, da Davide alla prossima video ricetta. Ciao a tutti!